Immagina di salire su una giostra, una di quelle vecchie giostre di metallo nei parchi giochi. Inizia a girare, piano, poi più forte, sempre più forte. A un certo punto la forza centrifuga diventa insopportabile. Le tue mani scivolano, vieni scagliato via. È inevitabile, è la legge del moto. Ora guarda questa galassia. È un disco di stelle grande 100.000 anni luce. Sta ruotando su se stessa e sta ruotando a una velocità folle. Secondo tutte le leggi della fisica che conosciamo, quelle stelle esterne dovrebbero essere proiettili sparati nel vuoto cosmico. La gravità prodotta dalla materia visibile, dalle stelle che vedi brillare, non è abbastanza forte. Non ce n'è abbastanza. È come tenere al guinzaglio un elefante infuriato con un filo di cotone. Il filo dovrebbe spezzarsi. La galassia dovrebbe disintegrarsi in una pioggia di scintille. Eppure, guarda, la galassia resta perfetta, compatta, maestosa. Nulla vola via. C'è qualcosa che la tiene insieme. Una colla cosmica invisibile. Una mano gigantesca che preme sulle stelle e le costringe a restare in orbita. Gli scienziati hanno fatto i conti. Per tenere insieme questa struttura manca l'80% della massa. L'80%. Immagina di pesare la tua auto e scoprire che pesa come un grosso camion a pieno carico. Dov'è nascosto tutto quel peso? La chiamiamo materia oscura. Ma il nome è un inganno. Non è scura come un'ombra, è invisibile, è trasparente. La luce la attraversa come se non esistesse. Non emette calore, non riflette nulla. Se ne tenessi un cubo in mano, non vedresti nulla e non sentiresti nulla. È così rarefatta che la massa in quel piccolo spazio sarebbe quasi zero. Il suo potere si manifesta solo su scale galattiche. Molti pensano che siano buchi neri nascosti, o pianeti vagabondi spenti, o nuvole di gas freddo. Abbiamo controllato. Abbiamo scandagliato il cielo con ogni strumento possibile. Non sono buchi neri. Non è gas. Non è nulla di fatto di atomi. Non sono protoni. Non sono neutroni. Non sono elettroni. È qualcosa di completamente diverso. Una sostanza che non appartiene alla nostra tavola periodica. Stiamo parlando di una realtà parallela che coesiste con la nostra. In questo preciso istante, mentre ascolti la mia voce, miliardi di particelle di materia oscura ti stanno attraversando il corpo. Passano attraverso il tetto della tua casa, attraverso il tuo cranio, attraverso la terra intera e riescono dall'altra parte senza toccare nulla. Per loro, tu sei fatto di vuoto. Per loro, la terra è solo nebbia. Se è invisibile, come facciamo a sapere che è lì? Immagina di guardare una candela attraverso il fondo di un bicchiere di vino. La fiamma si deforma, diventa un cerchio, un arco, uno scarabocchio di luce. Il vetro piega la luce. La gravità fa la stessa cosa. La gravità è una lente. E nell'universo troviamo lenti gigantesche dove non dovrebbe esserci nulla. Puntiamo il telescopio verso un ammasso di galassie lontano. Vediamo galassie che sono dietro di esso, ma non le vediamo come punti. Le vediamo come archi, come cerchi perfetti di luce stirata. Si chiamano anelli di Einstein. Quella luce è stata piegata da una massa enorme. Calcoliamo la massa visibile dell'ammasso. Non basta. Manca quasi tutto. C'è una montagna invisibile di materia che sta piegando lo spazio. Usando questi errori nella luce, queste distorsioni, abbiamo disegnato una mappa dell'invisibile. Abbiamo scansionato il cielo pezzo per pezzo. Dove la luce si piega, lì c'è massa. E quello che abbiamo trovato è sconvolgente. L'universo visibile, quello fatto di stelle, pianeti e gas, è solo la schiuma sulle onde di un oceano profondo e oscuro. La prova regina è avvenuta quando due ammassi di galassie si sono scontrati. Un incidente cosmico di violenza inaudita. Il gas caldo, la materia normale,
si è schiantato e fermato al centro, come due macchine in un frontale. Ma la materia oscura ha continuato dritta, ha attraversato l'impatto senza rallentare, separandosi dalla materia visibile. Abbiamo visto il fantasma staccarsi dal corpo. Senza questa materia fantasma, tu non saresti qui. All'inizio dei tempi, l'universo era una zuppa liscia e calda, troppo liscia. La gravità della materia normale non era abbastanza forte da formare grumi, da creare stelle e galassie in tempo. L'universo si stava espandendo troppo in fretta. La materia oscura ha fatto da ancora. Ha creato le buche gravitazionali dove la materia normale è potuta cadere e accendersi. Immagina una ragnatela tridimensionale infinita. I fili sono fatti di materia oscura. Sono spessi, massicci, potenti. Le galassie che vediamo, la Via Lattea, Andromeda, sono solo piccole gocce di rugiada intrappolate su questi fili invisibili. Noi viviamo sui nodi di questa impalcatura titanica. La materia oscura è lo scheletro dell'universo. Noi siamo solo la pelle sottile e luminosa che lo ricopre. Ed è qui che la prospettiva cambia. Per millenni abbiamo pensato di essere la norma. Pensavamo che l'universo fosse fatto di roccia, acqua, gas, fuoco, le cose che possiamo toccare. Ci sbagliavamo. Se prendi tutto l'universo e lo metti in un grafico, la materia che conosciamo, quella di cui sei fatto tu, il tuo cane, la Terra, il Sole, è meno del 5%. 5%. Noi siamo l'eccezione. Siamo l'anomalia. Siamo una rara impurità luminosa in un universo oscuro e freddo. La materia normale è solo la schiuma sulla superficie di un oceano profondo che non possiamo vedere. L'universo non è fatto per noi. Non è fatto della nostra sostanza. Noi siamo ospiti abusivi in una casa costruita da fantasmi, ma non ci siamo arresi. Se queste particelle ci attraversano, forse possiamo intrappolarne una. Abbiamo costruito cattedrali della scienza sotto le montagne, vasche enormi di xeno liquido, sepolte sotto chilometri di roccia per schermarle da tutto il resto. Siamo lì, al buio, in silenzio, ad aspettare. Aspettiamo che una singola particella di materia oscura urti contro un singolo atomo del nostro mondo. Sono passati decenni. I rilevatori sono diventati sempre più sensibili. Abbiamo ascoltato il silenzio più profondo dell'universo. E finora nulla. Nessun segnale confermato. Solo rumore di fondo. È frustrante. È esasperante. Sappiamo che è lì. Vediamo le galassie ruotare grazie a lei. Vediamo la luce piegarsi. Ma quando cerchiamo di toccarla, svanisce. E se ci stessimo sbagliando su tutto? C'è una possibilità inquietante. E se la materia oscura non esistesse? E se fosse la gravità stessa a essere sbagliata? Forse le leggi di Newton e Einstein funzionano bene qui, nel nostro piccolo sistema solare, ma su scala galattica si rompono. Forse non c'è nessun fantasma. Forse è lo spazio stesso a comportarsi in modo strano. Ma la maggior parte degli indizi punta ancora verso la materia. Una materia fredda, lenta, antica. È lei che ha permesso alla vita di esistere. Senza la sua gravità extra, le galassie si sarebbero disperse prima di formare stelle stabili. Senza di lei, il carbonio nelle tue cellule non sarebbe mai stato forgiato. È una madre invisibile che ci tiene stretti e ci protegge dalla dissoluzione. Guardare il cielo notturno ora ha un significato diverso. Quei punti di luce non sono tutto ciò che c'è. Sono solo i fari nella notte. Il vero oceano è nero, vasto e sconosciuto. Abbiamo esplorato solo la superficie della realtà. C'è un intero universo nascosto, intrecciato al nostro, che aspetta di essere scoperto. Siamo ciechi che iniziano a vedere le ombre. Forse un giorno capiremo. Forse un giorno illumineremo il buio. Fino ad allora, ricorda che sei fatto di polvere di stelle.
tenuto insieme da un abbraccio invisibile. Io sono Renderium e questo è l'universo che non puoi vedere. Iscriviti per continuare a esplorare